Nirvan sta letteralmente sanguinando. Amici, benvenuti in un nuovo racconto del nostro viaggio in van. È vero, non ci vediamo da un po' di tempo, ma siamo qui, stiamo bene e grazie per tutti i bellissimi messaggi che ci avete inviato. Vi sentiamo davvero sempre molto vicino. Questa volta ci siamo presi una pausa un po' più lunga del solito e quindi ecco dove siamo rimasti. Qualche mese fa siamo entrati nell'ultimo paese del nostro viaggio, ovvero l'Argentina. Ed è da quando abbiamo messo piede in Canada che sognavamo di chiudere questo percorso davvero incredibile, che per semplicità chiamiamo Panamericana, ovvero quell'insieme di strade e deviazioni che attraversa tantissimi paesi, culture, modi di vivere e paesaggi. In questo rientro nel continente americano siamo scesi da Panama alla Colombia e poi verso Ecuador, Perù, Bolivia e Cile, seguendo la catena montuosa delle Ande. Ci siamo persi tra le sue montagne navigando su territori remoti a più di 4.000 metri. Abbiamo percorso tanto sterrato, sabbia e a volte pensavamo di non farcela, ma alla fine siamo entrati in Cile e sembrava di ritornare in Europa. Le tradizioni e i colori del Sud America più intenso già ci mancano e questa volta la catena andina ci proietta in un'altra dimensione per regalarci l'ultimo paese, ovvero l'Argentina. Una terra che risente fortemente delle tradizioni italiane. Arriviamo sulla celebre Ruta 40 e la Patagonia si avvicina. Passiamo da Mendoza per poi arrivare alla strada dei Sette Laghi, un paesaggio molto simile alle Alpi che ci porta a Bariloche, l'ultima grande città argentina prima della Patagonia più intensa. E ci fermiamo qui per un po' di tempo per riparare un grosso problema che ci accompagna dal Perù. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siamo ancora qui a Bariloche in Argentina perché oggi abbiamo trovato il meccanico che finalmente ci potrà effettuare la riparazione più grande di cui abbiamo avuto bisogno sulla Panamericana. Mentre eravamo qui a visitare la zona ci siamo interessati nel cercare i meccanici che riparassero le scatole dello sterzo qui in zona e abbiamo trovato Christian che fa praticamente solo questo di lavoro e adesso abbiamo prenotato con lui un'operazione chirurgica che finalmente si spera che azzererà le perdite di olio idraulico. Infatti non so se vi ricordate, dal Perù dopo Machu Picchu c'era capitato questo problema, un'usura di una guarnizione all'interno dell'idroguida. C'è una perdita d'olio del servosterzo. Intanto già abbiamo visto la perdita da dove arriva. Adesso il meccanico sta pulendo per bene proprio la fine del volante. Dime che es bueno e che no es malo. Mira, acá tenemos un rete, mira. ¿Lo ves? Mira el rete. Ya. Por ahí está fugando. Sì. Lo que tenemos que hacer es sustituir eso. Y ahora este repuesto nosotros no tenemos. Claro. Y hasta que no le cambiemos vamos a seguir fugando. Adesso sono quasi le 18 e si comincerà con il primo step, ovvero smontare l'idroguida. Ovviamente dormiremo qui. Christian ci ha dato questo posto che, pensate, era una vecchia fabbrica di ghiaccio, di cubetti di ghiaccio. Infatti lì ci sono tutti i frigoriferi del hielo e qui dentro c'è ancora la macchina che faceva il ghiaccio. Questa qui, incredibile. Il meccanico ha messo Nirvan sui piedini, questi qui arancioni, e questa sarà la posizione che manterrà per circa un giorno. Ecco la perdita e tutto l'olio che praticamente è andato a finire ovunque. Adesso il meccanico toglierà tutta la cassa dello sterzo. Il meccanico sta per togliere il volante a Nirvan, siamo ufficialmente fermi. Andres ha quasi staccato tutto, ci sono dei tubicini con l'olio in pressione che vanno tolti prima e poi il gioco è fatto.
Nirvan sta letteralmente sanguinando. Y no se puede poner algo para evitar que se va abajo, non le pasa nada? No pasa nada. Ho chiesto se l'olio si poteva raccogliere, però purtroppo veniva da tutte le parti e mi hanno detto non si può fare niente. Questa è in assoluto l'operazione chirurgica più grande che abbia sostenuto Nirvan da quando l'abbiamo comprato. ¿Cuál es? Cualquiera de esos. Ahí por eso la laguna, ¿no? ¿Este? Sí. No fácil. Ahí a ver. Aguanta. Ahí sale el toque, mira. Salió ya. Acá hay cable, ¿no es? Sí. Hay que pasarlo por allá, a ver, dale, a ver. Tira por allá. A ver. Hasta ahí no viene. Pasa que tenemos el extremo acá, boludo. Tirare via la cassa dello sterzo non è assolutamente cosa facile, infatti stiamo qui da un'ora e mezza. Questa sera avremo bisogno tutti di una doccia rinforzata. Una statua a questi ragazzi che ci stanno mettendo veramente tutto il loro animo per tirare via questa benedetta scatola dello sterzo. Eso te entra en tanto. No, me parece que no venía. Ahora sí, pero. Eccola qua, un parto. Non esce per niente. No, mai. Finalmente dopo 3 ore ce l'abbiamo fatta, hanno smontato tutto. Ci vediamo domani per aggiustare la cassa. Si è fatto anche male un dito il capo qua. Questa mattina, prima notte dal meccanico, ho dormito benissimo. Ieri sera Christian ci ha messo veramente tanto per togliere la scatola dello sterzo e oggi andiamo al tailleur, al negozio, dove verrà praticamente smembrata, smontata e revisionata totalmente. Non sempre i posti in cui stiamo sono meravigliosi. Oggi siamo chiusi da 2 mura grigie e quando apriamo la porta c'è questo muro, ma va bene anche così. Com'è dormire dal meccanico? Non ho visto alcuna differenza, a parte stamattina quando abbiamo aperto il portellone, però abbiamo dormito benissimo come sempre, come dei ghiri. Orgoglio italiano, Fiat 600S. Però c'è il tetto un po' da rifare. Bellissima l'insegna del meccanico Cristian Lucero con il cane che fa la guardia. C'è sempre un cane che fa la guardia. Infatti il cane che è là, il vero protagonista. Il capo di tutto. C'ha tutta la segatura addosso. La sua cuccia. Ciao Tongo. Ecco qui l'idroguida ben posizionata. Da qui c'era la perdita d'olio. Christian ha finito di smontare la cassa dello sterzo, veramente difficile, 5000 pezzi, è un lavoro veramente delicato. Non so se questi lavori si fanno in Italia, ma qui in Argentina Christian ce la sta smontando completamente perché si deve assicurare se ci sono delle perdite o dei malfunzionamenti in tutti i tubicini di questo sistema che è veramente super ingegnoso dell'idroguida. Cosa hai portato qua? Ho portato pasticcini, questa è la torta fritta che si usa qua, è una specie di panzerotto vuoto ma molto buono. Questi si chiamano facturas, praticamente fatture, però sono dei dolci Commestibili. commestibili. Ed ecco finalmente idroguida riparata. Christian ha praticamente rimontato tutto, cambiato le guarnizioni. C'era un problema nella guarnizione qui del centro e nelle guarnizioni che c'erano qui, quindi tutte cambiate, tutto pulito. E adesso mi sta facendo vedere come sta verificando che sia tutto a posto. Girando si crea pressione e non c'è nessuna fuga d'aria. Che stiamo haciendo ora? Vamos a colocar la cajita.
Adesso la stanno riposizionando al suo posto. Mentre i meccanici stavano rimontando la cassa dello sterzo, mi hanno fatto notare che le sospensioni ormai sono consumate ed è arrivato il momento di mettere gli ultimi ricambi che abbiamo portato a Panama dall'Italia, che praticamente consistono nei sealant block e nei supporti della barra stabilizzatrice. Ve li faccio vedere. Ciliegina sulla torta, mettiamo questi qui che sono nuovi con i suoi gommini, e poi i sealant block, questi qui delle sospensioni, anche perché abbiamo notato qualche rumore dopo le brutte strade che abbiamo fatto. ¿Cuántas horas para armarla? Como 9 horas más o menos. 9 horas. Italiano. Tutto sporco. Ecco. Dopo tantissime ore Nirvan ha di nuovo lo sterzo. Finalmente i lavori sono finiti, adesso non ci resta che provare. Ormai è il tramonto, siamo qui da 2 giorni praticamente. Questa notte ci siamo fermati in un posto a pochi chilometri da Bariloce che si chiama Lago Mascardi, un cognome italianissimo. Ieri sera i meccanici hanno finito tardissimo di montare la cassa dello sterzo, erano circa le 9:30 e questa mattina devo dire che non c'è nessuna perdita, quindi ripasserò domani per assicurarmi che sia tutto a posto, anche perché andiamo verso la Patagonia più a sud e le città grandi come Bariloche non si incontreranno. Ma gli interventi meccanici non sono finiti, perché mentre i meccanici rimontavano la cassa ho notato che anche le sospensioni devono essere cambiate. Per prepararci al meglio alla Patagonia vogliamo che Nirvan sia alla perfezione, anche perché faremo molto sterrato, ne approfittiamo per cambiare il tutto qua. Questo è il posto che ci ha ospitato, ci sono vari camper, c'è anche un Ducato prima serie lì in fondo, quello rosso. Il lago è meraviglioso, anche se il tempo è cambiato. Siamo stati fortunati a goderci appieno queste giornate che non sono per niente tipiche della Patagonia, quindi sole, assenza di vento e caldo soprattutto. Il clima tipico della Patagonia è ventoso e a volte anche nuvoloso, nonostante la bella stagione. Sono passati 2 giorni, abbiamo aspettato che il tempo migliorasse perché c'è stato un bel po' di vento patagonico, ma soprattutto abbiamo approfittato per riparare le sospensioni del van. In questo momento ci troviamo su una spiaggia a farci un bel bagno perché il tempo è diventato di nuovo caldo. Lì in fondo c'è la frontiera con il Cile. Sembra davvero un po' di vedere il Torres del Paine. Ci troviamo nel lago Puelo, si chiama questo qui, al limite con il Cile, che è praticamente unito con un fiume, e qui si può fare kayak, si possono fare giri da tutte le parti, trekking, ed è proprio il cuore della Patagonia Nord. E abbiamo aspettato anche qualche giorno per verificare che l'intervento alla cassa dello sterzo, all'idroguida, fosse riuscito per bene, perché non si sa mai, può uscire sempre dell'olio. In realtà è uscito bene e ufficialmente abbiamo risolto questo problema che ci portavamo dal Perù al prezzo di 170 euro per 2 giorni di lavoro. Non male. Questo sembra proprio uno dei porti che abbiamo noi nei laghi del nord, tipo Maggiore, Lago di Garda, proprio uguale, solo che l'acqua è cristallina. Ragazzi, con queste immagini del lago Puelo, che fa parte di un'area protetta, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo preso tutte le cautele possibili per affrontare le prossime strade che abbiamo in programma, e quindi ci vediamo alla prossima tappa di questo viaggio verso la fine del mondo.